Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come state? Spero che stiate tutti benissimo, ma soprattutto spero che siate pronti per imparare nuovi aggettivi, per espandere il vostro vocabolario. Cominciamo subito. Metto la presentazione sullo schermo, così potete leggere anche voi. Se avete bisogno dei sottotitoli, attivateli perché ci sono. Allora, oggi vediamo insieme alcuni aggettivi elativi. Significa che sono aggettivi con significato pieno, quindi non servono avverbi come molto, tanto, eccetera, perché l'aggettivo ha già un significato pieno. Iniziamo subito con la prima coppia di aggettivi. Oggi lavoriamo un po' anche sui sinonimi e i contrari. Chi ha seguito la lezione sul superlativo sa che per aumentare il significato di un aggettivo possiamo usare l'avverbio, la parola molto. Quindi posso dire molto buono, molto cattivo, posso anche dire buonissimo, cattivissimo e il significato è lo stesso. Ci sono però degli aggettivi che significano molto buono, buonissimo, molto cattivo, cattivissimo, senza l'uso di molto e senza l'uso del suffisso issimo, perché sono aggettivi che hanno un significato pieno. Per esempio, questo risotto è squisito. È squisito. Il contrario è questo risotto è disgustoso. Questi due aggettivi sono usati per descrivere un cibo o una bevanda, comunque qualcosa che mangiamo. Va bene? Andiamo avanti. Abbiamo di nuovo buono e cattivo, però qui cambia il significato, con il significato di qualità. Quindi, per esempio, la tua ricerca è molto buona, è buonissima, è ottima, di qualità. Quindi il lavoro che tu hai svolto è di qualità, è ottimo. Il contrario è la tua ricerca è pessima in termini di qualità. Andiamo avanti e vediamo la terza coppia di aggettivi, grande e piccolo. Allora, possiamo dire questa piscina è molto grande, questa piscina è grandissima, questa piscina è gigante. Il contrario è ho sbagliato, ho dimenticato di scrivere l'esempio giusto. Vabbè, lo dico a voce. Il contrario è questa piscina è molto piccola, piccolissima, minuscola, minuscola. Questa piscina è minuscola. Questi aggettivi hanno significato pieno. Non posso dire molto minuscola. No, no, perché minuscola è già al massimo del significato. Sarebbe un errore grammaticale. Andiamo avanti e vediamo la coppia successiva, freddo e caldo. Possiamo dire questa stanza è molto fredda, è freddissima, è gelida. Questa stanza è gelida. Gelida significa molto fredda, freddissima. Il contrario di freddo è caldo. Il marciapiede è molto caldo.
è caldissimo. Il marciapiede è rovente, bollente. Questi sono tutti aggettivi che voi potete usare nelle vostre conversazioni quotidiane. Sono molto molto usati anche dai parlanti nativi e secondo me sono un'aggiunta molto utile al vostro vocabolario quotidiano. Possiamo dire molto caldo, possiamo dire freddissimo, però ogni tanto è bello variare come parliamo, è bello usare aggettivi diversi. La nostra comunicazione diventa più ricca, più colorata e quindi per questo facciamo questa lezione oggi. Andiamo avanti e vediamo la coppia bello-brutto. Al posto di dire molto bello, bellissimo, possiamo dire stupendo, meraviglioso, incantevole. Questo posto è stupendo, questo posto è incantevole, è meraviglioso. Il contrario è brutto. Posso dire molto brutto, bruttissimo e posso anche dire orribile, terribile. Che serata orribile! Che serata terribile che abbiamo passato! Bello e brutto sono aggettivi che usiamo per descrivere qualcosa che guardiamo, che vediamo o qualcosa che viviamo. Andiamo avanti e vediamo la coppia noioso, divertente. Possiamo dire molto noioso, noiosissimo oppure soporifero. La presentazione è stata soporifera. Soporifero significa qualcosa che fa addormentare, quindi qualcosa di estremamente noioso. Se diciamo soporifero, abbiamo raggiunto il massimo del significato. Quindi la presentazione è stata soporifera. Quel film è soporifero. Il contrario è divertente. Il contrario di noioso è divertente. Qualcosa di molto divertente, divertentissimo è esilarante. Lo spettacolo è stato esilarante. Questo è un bell'aggettivo anche nella sua forma. Esilarante. Bene, andiamo avanti e vediamo l'ultima coppia di oggi, che è pulito, sporco. Quando qualcosa è molto pulito, pulitissimo, è immacolato. Il pavimento è immacolato. Significa che è pulitissimo, estremamente pulito. Il contrario è sporco. Quindi se il pavimento è molto sporco, è sporchissimo, è lercio. Va bene? Quindi oggi siamo partiti da aggettivi che conoscete: buono, cattivo, grande, piccolo, freddo, caldo, bello, brutto, noioso, divertente, pulito, sporco e siamo arrivati ad altri aggettivi che hanno un significato pieno e che sono molto utili per la vita quotidiana, per parlare delle cose di tutti i giorni. E quindi oggi abbiamo imparato gli aggettivi squisito, disgustoso, ottimo, pessimo, gigante, minuscolo, gelido, rovente, bollente, stupendo, meraviglioso, incantevole, orribile, terribile, soporifero, esilarante, immacolato, lercio.
Questi in grammatica si chiamano aggettivi elativi e questa è un'informazione che adesso sapete, ma non dovete ricordare il nome grammaticale. Però io vi dico tutto, insomma. Poi decidete voi quali informazioni ricordare e quali no. Bene, questo è tutto per la lezione di oggi. Scrivete nei commenti le vostre domande, i vostri dubbi, i vostri commenti e io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione. A presto! Ciao!